San Nicola, una manna di miracoli. San Nicola di Bari, conosciuto anche come San Nicola di Mira, è una delle figure più venerate della tradizione cristiana, nonché uno dei santi più celebri del mondo. È noto come protettore dei bambini, dei marinai, dei poveri e delle donne nubili ed è ispirazione per la figura di Babbo Natale per il fatto che amava fare doni, soprattutto ai bambini ed ai poveri. Divenuto vescovo, incoraggiò il suo gregge alla generosità dicendo: «Sarebbe un peccato non distribuire molto, poiché Dio ci dà tanto». Il nome Nicola deriva dal greco Nikolaos, composto da Nik, che significa vittoria, e Laos, che significa popolo. Pertanto, Nicola può essere tradotto come vittoria del popolo, o colui che porta la vittoria al popolo. Questo nome ben si addice al santo, il cui spirito caritatevole e le sue opere di bene hanno portato conforto e vittoria spirituale a molti. San Nicola nacque a Patara, in Licia, nell'attuale Turchia, intorno al 270 d.C., in una famiglia cristiana benestante. Rimasto orfano da giovane, ereditò una considerevole fortuna che decise di usare per aiutare i bisognosi. Fu ordinato sacerdote e, successivamente, divenne vescovo di Mira, oggi Demre, in Turchia. Partecipò al concilio di Nicea nel 325, dove si oppose fermamente all'eresia ariana. San Nicola è protagonista di numerosi aneddoti che illustrano la sua generosità e la sua santità. Una delle storie più famose narra che San Nicola aiutò un uomo povero che non poteva permettersi la dote per le sue 3 figlie, le quali rischiavano di essere vendute come schiave o costrette alla prostituzione. Di notte, Nicola gettò di nascosto sacchetti d'oro attraverso la finestra della loro casa, salvandole dal destino crudele. Si dice che l'oro sia caduto in alcune calze o scarpe lasciate ad asciugare, da cui nasce l'uso di appendere calze per ricevere doni. Un'altra leggenda narra che San Nicola resuscitò 3 bambini che erano stati uccisi e messi in salamoia da un macellaio durante una carestia. Questo miracolo lo consacrò come protettore dei bambini. San Nicola è anche noto per aver salvato un gruppo di marinai durante una tempesta. La tradizione vuole che alcuni marinai, vedendosi dispersi nel mare infuriato, cominciarono a gridare: «O Dio, per le preghiere del nostro buon vescovo Nicola, salvaci». In quel momento il santo apparve sulla nave, benedisse il mare e questo si calmò. Poi il vescovo è scomparso. Secondo un'altra antica tradizione orientale, i marinai che solcano il mare Egeo e lo Ionio si orientano con una stella chiamata Stella di San Nicola e si augurano buon viaggio dicendo: «Che San Nicola guidi il tuo timone». Un'altra storia racconta che Nicola intervenne per salvare 3 giovani soldati condannati ingiustamente a morte. Le accuse erano state portate insieme ad una bustarella, pagata dal governatore Eustacio. Mentre i 3 ufficiali erano pronti a morire, chiesero a Dio di aiutarli e chiesero la mediazione del vescovo Nicola, che consideravano un uomo compassionevole e di grande autorità. Pochi giorni dopo, l'imperatore Costantino sognò il vescovo Nicola, che gli ordinava di liberare i giovani, dichiarandoli innocenti. Costantino li convocò subito, ascoltò la loro versione e li liberò. In seguito, scrisse una lettera al vescovo per ringraziarlo dell'intercessione e chiedergli di pregare per la pace nell'impero. La figura di San Nicola si diffuse rapidamente in tutta Europa e, con il tempo, si trasformò nella leggenda di Santa Claus. In particolare, nei Paesi Bassi, San Nicola divenne Sinterklaas, una figura festiva legata alla distribuzione di regali ai bambini. Quando gli immigrati olandesi portarono questa tradizione oltre i confini, la figura si evolse nell'attuale Babbo Natale. San Nicola morì il 6 dicembre 343. E il suo corpo fu sepolto inizialmente a Mira. Nel 1087, le sue reliquie furono traslate a Bari, in Italia, per proteggerle dalle incursioni musulmane. Da allora, Bari divenne un importante centro di pellegrinaggio. Le reliquie, custodite nella cripta della basilica a lui dedicata, attirano pellegrini da tutto il mondo. Un fenomeno interessante legato al corpo del santo è la produzione della cosiddetta manna di San Nicola, un liquido trasparente che si forma misteriosamente sulle reliquie e che si ritiene abbia proprietà miracolose. La manna di San Nicola è un liquido che si forma nella tomba del santo, già scoperto anticamente nella basilica di Mira.
Nel tempo, sono sorte diverse credenze attorno a questo fenomeno, inclusa l'idea che si tratti di un miracolo, in quanto il liquido proverrebbe direttamente dalle ossa del santo. Le reliquie restano sigillate per tutto l'anno, fino alla sera del 9 maggio, quando, davanti ai fedeli, viene aperto un foro nella tomba da cui fuoriesce la manna che poi viene distribuita in piccole bottigliette a chi ne fa richiesta. San Nicola ci lascia un'eredità di fede, carità e speranza che continua a ispirare milioni di persone in tutto il mondo. La sua vita e i suoi miracoli ci ricordano l'importanza di aiutare il prossimo, proteggere i più deboli e mantenere la fiducia nei momenti di difficoltà. Oggi, 6 dicembre, celebriamo la sua festa, un'occasione speciale per onorare il Vescovo dei Miracoli e per riflettere su come possiamo, nel nostro piccolo, seguire il suo esempio di amore e generosità. San Nicola, intercedi per noi e per le nostre famiglie, affinché possiamo vivere con lo stesso spirito di carità che ha reso la tua vita un dono per il mondo intero.